tutti e bentornati alla baita. Vi do qualche spiegazione perché sennò questo posto sembra un cantiere senza fine, e suppongo che lo sia. Allora, mia moglie Monica non c'è perché dovevamo venire qui questa settimana e si è bloccata con la schiena, quindi adesso sta bene, anzi probabilmente nel momento in cui vedrete questo video saremo probabilmente già qui trasferiti. Stiamo cercando di fare un po' mente locale di quello che è l'essenziale. Il difficile è capire quali siano le cose essenziali, anche i comfort essenziali. Devo ammettere che anche se non c'è ancora il sifone, perché devo prendere dei pezzi e completarlo, il lavatoio esterno è una di quelle cose che forse avrei dovuto fare prima, perché è molto comodo. Per esempio oggi che ho tagliato buona parte di questo pascolo, darsi una sciacquata, non portare in casa degli insetti è fondamentale, insomma. Poi dà anche una bella sensazione di fresco, oltre che l'utilità poi di poter lavare qualcosa. Comunque, come avete visto, vi do qualche prima impressione su quel robot che mi avete visto usare. La MOWRATOR è anche sponsor di questo video, ma non solo di questo, perché ce ne sarà un altro molto più dettagliato su quella macchina che non sarà inserito nel vlog. Adesso che saremo qui in pianta stabile sarà un po' più facile creare i contenuti, sempre che la rete internet ci assista, ma comunque sia mi permetterà magari il venerdì, penso che sarà uno di quei giorni in cui si potrà iniziare, adesso non so quando, quale venerdì, ma il venerdì si potrà iniziare a postare qualche recensione, qualche cosa di più approfondito, magari su come è stato fatto l'impianto dell'acqua dal start to finish, di modo che il canale non rimanga semplicemente un vlog, ma anche insomma una guida su come fare alcune cose, o almeno su come le ho fatte io personalmente. Prevengo alcune magari critiche che giustamente possono essere fatte, perché si pensa che andare a vivere off grid significhi dover fare per forza tutto a mano e tutto quanto. Dipende. Vivere off grid significa vivere senza bollette, molto spesso autosufficienti a livello di cibo, ma fuori, diciamo, dall'ordinario. Questo però chiaramente non ci esime dal vivere nella società e quindi poter anche beneficiare di qualche innovazione. Io sono stato per 25 anni nella mia vita un tecnico altamente specializzato, e questo genere di cose veramente mi stimola. Ero curioso, un po' scettico sullo strumento, ma devo dire che mi ha dato veramente una mano immensa. Il perché me l'ha data? Perché non ho potuto far scendere ovviamente la mandria di mucche qui al pascolo e quindi farmi tagliare l'erba, perché ovviamente venendo qui in pianta stabile dovrò lavorare su varie parti della strada, no? Il grosso lavoro che ho fatto oggi è anche iniziare ad allargare un pochino, perché la vegetazione dopo l'alluvione è veramente esplosa. E quindi farò una recensione più avanti nelle prossime settimane di quel robot lì, e devo dire che ero un po' scettico dato i pendii e tutto quanto, ma è uno strumento veramente fantastico, non solo in sé come idea, perché può essere adatto veramente a tutti, anche a tutti quelli che hanno un giardino che è difficile, magari è lungo da manutenere sotto al sole, invece
con questo strumento qui si può stare all'ombra, magari qualcuno che si sente un po' più anziano e stanco, uno che come me ha forti dolori alla spalla. Io sono in lista per un intervento alla spalla, quindi mi dà una grande mano, e con quello strumento lì veramente si può tenere più facilmente il prato, perché non ci si sporca neanche, volendo, se uno ha un giardino diciamo flat, molto piatto, veramente è costruito bene. Quello che mi piace di questo mezzo, e non lo dico perché c'è la sponsorizzazione dietro, perché io dico sempre quello che penso, e giusto per inciso, in passato ho rimandato indietro anche cose che non mi convincevano una volta arrivate. Questo strumento è veramente progettato nei minimi dettagli, ha un livello di progettazione, di ingegneria dietro e di cura dei dettagli veramente veramente unici. È un prodotto che ha un costo sicuramente significativo, ma che ha una valenza spettacolare, non solo per il design accattivante e tutto quanto, per la tecnologia che c'è dietro, ma proprio per come è pensato, robusto, eccetera. Voi se avete un capanno lo potete guidare fuori dal capanno, e cioè non vi dovete sporcare con l'erba. Se, come ripeto prima, magari chi tiene tanto al giardino ma magari si sente più stanco perché è un po' più grandicello con l'età, è sicuramente uno strumento che fa molto, ecco, e che aiuta insomma a tenere le cose tagliate bene, perché comunque sia non grava il peso sulle vostre spalle se dovete spingere. Poi avete visto su che pendi va. Quindi questa è una prima, diciamo, recensione a caldo che integra la prima parte della sponsorizzazione in questo vlog. E vi rubo ancora 2 minuti intanto che mi riposo un secondo. C'è un caldo ancora pazzesco oggi, continuano a girare temporali, ma è difficile da questa posizione sia vederli arrivare se non sono in volo col drone. Comunque, cosa vedrete nelle prossime settimane? Sempre se Dio vorrà e la salute ci assisterà, ci trasferiremo qui con quelle che chiamiamo le bimbe, le nostre gatte. Cercheremo, nonostante il tetto sia quello che è, di rendere molto più vivibile questo posto, di mettere mano alla strada e cercare con le sole nostre forze di riuscire ad arrivare a un compromesso e quindi riuscire a stabilizzarla. Ho in mente qualche idea delle mie, che magari potrà all'inizio risultare un po' fantasiosa, però devo cercare di fare il meglio con quello che ho. Quindi non ho un mezzo enorme per trasportare le cose, non ho un carrello, non me lo posso permettere in questo momento, detto proprio fuori dai denti, e quindi mi arrangerò con quello che ho, cercando di trasportare magari materiali più piccoli, cercando di pensare in modo modulare, cioè fare qualcosa che si possa adattare e replicarlo, in modo da cercare di snellire tutti i processi. Questo è quello che vedrete. Sicuramente una doccia esterna che ci gioverà, ma questo lo vedremo nel corso di... che altro dire? Sì, anche perché non lavorerò completamente e sempre alla strada, perché sennò mi cuocio e poi i medici mi tirano dietro il manuale di medicina. Quindi nelle ore più fresche e dove c'è ombra cercherò di lavorare alla strada, non da subito, però diciamo che sarà una delle prime cose che scatterà, ripulirla, cercare di capire come stabilizzare la situazione. E questo è quello che vedrete. Noi quindi saremo 2 persone che hanno sempre vissuto in città, che hanno deciso di smettere di respirare smog e cercare di godersi un po' la vita per quello che è, perché i ritmi attuali
non sono più umanamente sostenibili a mio avviso. Quindi sempre su col morale, mai mollare, e adesso fra poco continuo i lavori, adesso mi riposo ancora un attimo. Una breve aggiunta sulla porta, visto che mi è già stato chiesto. In Italia su fabbricati rustici, storici come questi, non si può, la legge vieta di cambiare lo stile della porta d'ingresso, e quindi perché non ho fatto le ante verso l'interno, che quindi potevano fungere come oscuranti? Due motivi: uno tecnico, che la porta si apre a filo muro e questi farebbero troppo spessore, quindi mi rimarrebbe ancora più così. Seconda cosa, ho preferito che una volta chiusi gli oscuranti lo stile della casa non cambiasse. Mi viene più comodo mettere il plexiglass dentro per il momento. Poi, se tutto andrà bene, quest'inverno faremo dei vetri che andranno esattamente ad incastro qua, e quindi faremo una cosa più rifinita. Però il motivo per cui gli oscuranti non li ho fatti all'interno, perché evidentemente sarebbe stato più comodo, perché uno chiude o apre a seconda se vuole più o meno luce. Qua privacy non c'è problema, e li ho fatti esterni perché non c'è spazio dietro. La porta, le cerniere sono imperniate direttamente sulla pietra e c'è forse mezzo centimetro di spazio. Questo è il motivo.